Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna del mistero della disclosure degli UFO e naturalmente delle ultime notizie. Oggi parliamo di sfere di luce, un termine per me inappropriato che spesso viene utilizzato nel mondo dell'ufologia ormai da anni e principalmente diciamo da quello contattistico, e di un ricercatore australiano che in questi giorni, grazie agli articoli e ai servizi televisivi di Ross Coulthard, che tutti ormai conosciamo come uno dei giornalisti che più di ogni altro si interessa del mondo dell'ufologia, della disclosure, e che negli Stati Uniti, pur essendo lui un australiano, sta portando tantissime pressioni alla politica, al governo, e sta portando alla luce anche dei whistleblower, quindi degli insider, e in realtà più come dovrebbe dirsi normalmente, e la questione dell'intelligenza aliena e della sua presenza nel nostro mondo. Non poteva mancare quindi in questa situazione, in questo contesto, il ricercatore australiano di turno, che ovviamente viene catapultato nel mondo statunitense dei media per una ricerca, per una novità che lo avrebbe in qualche modo portato all'attenzione di Ross Coulthard. Si tratta dell'ufologo Andrew Morgan, appunto australiano, e di quello che è considerato un luogo speciale dell'Australia, così potremmo dire, proprio per gli studi portati avanti da questo ricercatore, tanto da essere considerato lo Skinwalker Ranch dell'Australia. Ma attenzione, perché qui mi fermo su questa questione che approfondiremo tra un attimo, perché io non mi trovo propriamente d'accordo con certe affermazioni e naturalmente spiegherò le mie motivazioni. Ma andiamo a sviscerare intanto quella che è la notizia. La notizia diffusa da Ross Coulthard appunto ha suscitato una notevole attenzione, un notevole interesse nel campo dell'ufologia, che già sta avvenendo da tempo su News Nation, sia con articoli, sia con servizi, sia con interviste e persino notiziari nel canale televisivo, che riguardano quindi la presenza aliena extraterrestre, o come oggi viene definita più spesso quella non umana. Coulthard ha recentemente rivelato che intrighi importanti sarebbero emersi dagli studi in Australia, in una località che è chiamata, in realtà è soprannominata, che è una cosa ben diversa, lo Skinwalker Ranch, e che è paragonata a quella degli Stati Uniti. Questo sito australiano è situato nelle vicinanze di una base militare, un fatto che Coulthard ha definito non una coincidenza, proprio ricalcando la questione dello Skinwalker Ranch statunitense, ma ribadisco che per me c'è una differenza enorme, abissale. Durante il suo intervento, Coulthard ha citato il dottor Andrew Morgan, quindi lo ha inserito nel contesto, ce lo ha gettato letteralmente, ma era lui a portare avanti la l'informazione e la questione riguardante questi eventi, questo sito, che ha condiviso le sue esperienze con intelligenze non umane. Morgan ha descritto incontri che vanno oltre la mera osservazione di fenomeni inspiegabili, suggerendo una forma di comunicazione o interazione con entità che non possono essere catalogate come terrestri. Le sue testimonianze hanno richiamato l'attenzione sulla possibilità che esistono forme di vita o intelligenze al di fuori della nostra comprensione, e che queste possono manifestarsi in modi più complessi di quanto si pensi. Ah, va. Coulthard ha sottolineato che la vicinanza dello Skinwalker Ranch australiana e una base militare potrebbe suggerire un interesse da parte delle forze armate per il fenomeno, simile a quanto avviene negli Stati Uniti. Ciò alimenta ulteriormente le speculazioni su un possibile insabbiamento di informazioni riguardanti incontri UFO e altre entità misteriose. Il discorso di Coulthard ha anche toccato il tema dell'atteggiamento scettico che circonda queste ricerche. Molti scienziati e studiosi tendono a scartare le esperienze di incontri con intelligenze non umane come frutto di allucinazioni o inganni.
Tuttavia, la crescente quantità di testimonianze e di dati raccolti da ricercatori come Morgan sta iniziando a mettere in discussione queste posizioni. In sintesi, le rivelazioni di Ross Coulthard e le esperienze del dottor Andrew Morgan hanno riacceso il dibattito sul fenomeno UFO e sull'esistenza di intelligenze non umane. La connessione con luoghi come lo Skinwalker Ranch australiano e la vicinanza di strutture militari pongono interrogativi intriganti che meritano ulteriori indagini. La questione di cosa sia realmente là fuori continua a stimolare la curiosità e l'interesse di molti, contribuendo a un dialogo sempre più aperto su queste tematiche. In buona sostanza, facendo un'analisi di quello che è stato detto, non è stato detto assolutamente nulla di nuovo. Ora, giusto per correttezza, prima di addentrarmi nella discussione, vi faccio vedere direttamente dal mio canale il video in oggetto, dove in pratica possiamo vedere la parte principale della trasmissione, dell'intervista e le affermazioni che vengono fatte da questo ufologo, da questo ricercatore. Sightings of the spherical orbs that you see in the outback? Yes, that was before I developed all the field methodology to apply the scientific method. I was just scanning, and that was one of the first ones I saw that came right past me where I was filming on my first trip with those digital binoculars, and that's what inspired me to get other gear. So I went and got an electric magnetic field intensity meter, a Geiger counter, and another gear, and you'll probably talk about this soon, but I got in contact with someone I could trust to talk about how we develop the methodology in the field to collect reliable and repeatable data and have a data-driven program and research up there. You've teamed up with a guy called Brian Tyson. What can you tell me about Brian, and what role does he serve in your research? Yeah, that's right. So several years ago, when I had this first field trip, I was hunting around for someone I could liaise with that didn't have an agenda, was not interested in owning any of what I was doing, but would help out in the capacity that they could. And in his particular role, he had a personal interest in UAP. And I hooked up with him through my social media channels because I saw him commenting on UAP. And I just mentioned that I had this project going on in the Pilbara, and was he interested in looking at a little bit of footage and some images? And he said, yeah, happy to help, I'll have a look. And then the relationship evolved from there, professionally and personally. And he became a key advisor on scientific methods, interpretation, a bit of speculation, what we need to do to develop the research into the future. Because I only had a self-funded budget, so we came up with proposals and funding proposals for how we might expand that into the future. So he's been quite key in the background and wants to remain in the background due to the nature of his job and his work, which is fine. But yeah, he's been a key player. Allora, abbiamo sentito quindi le parole dell'intervista, almeno la parte appunto principale. Abbiamo visto alcune immagini di questi incredibili eventi di intelligenza non umana, di queste sfere di luce di intelligenza non umana in questo luogo addirittura paragonabile allo Skinwalker Ranch. Non mi piace normalmente andare a remare contro quello che viene detto o quelle che sono affermazioni che possono portare diciamo a conoscenza di nuovi fatti ufologici oppure dare delle risposte, ma mi piace fare l'avvocato del diavolo, ed è comunque importante farlo perché bisogna scremare e comprendere i fatti, le teorie, le prove, le ipotesi, eccetera, suddividerle in categorie, appunto, e comprendere quanto una notizia è realmente importante, quanto è enfatizzata e portata avanti per motivi magari che a noi non sono ancora chiari, e quanto realmente
possa esserci di straordinario in alcune, diciamo, rivelazioni, ecco. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è che News Nation in questo momento è la televisione americana, network americano che si sta interessando più di tutti al fenomeno ufologico. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo fare noi è un caso o è qualcosa di voluto? È legato solo a Ross Coulthard e alla sua importanza nella divulgazione delle informazioni UFO o c'è altro? Come mai siamo passati da 4 anni in cui pressoché tutte le testate giornalistiche americane più importanti accennavano comunque e a volte approfondivano delle notizie sul tema UFO e disclosure, oggi questo avviene pochissimo, sono le testate giornalistiche più piccole, quelle considerate meno importanti, anche se non è così, che ne parlano di più e più assiduamente, e l'unico network importante che tira fuori dal cilindro continuamente novità e le esalta in maniera incredibile è proprio News Nation. La seconda domanda che ci dobbiamo porre è cosa realmente ha scoperto questo ufologo, questo Andrew Morgan. E la terza domanda che ci dobbiamo fare è chi è Andrew Morgan. E la quarta domanda che ci dobbiamo fare, ora risponderemo quello che è possibile a tutte quante, è come mai viene paragonato allo Skinwalker Ranch. Quindi, primo punto, News Nation probabilmente, non dico che è una certezza, ma è una probabilità molto alta, è stata selezionata come televisione per discutere pubblicamente ed enfatizzare determinate informazioni. Da chi o da cosa ve lo lascio supporre a voi. Secondo punto. In questo sedicente Skinwalker Ranch australiano, di cui ci viene data una allocazione piuttosto approssimativa, l'unico dato importante che abbiamo, ma che non significa assolutamente nulla, è che lì vicino c'è una base militare, ma è ovvio che su tutto il territorio australiano di basi militari ce ne saranno sicuramente centinaia. O almeno decine di livello, di un certo livello di importanza, quindi ci dice poco. Il luogo ci viene descritto come un luogo che potenzialmente è sotto controllo dei militari per le stesse ragioni dello Skinwalker Ranch, ma è una un'ipotesi assolutamente che non viene né provata e neanche discussa. Quindi chi sta nella base potrebbe non essere al corrente di questi fenomeni, potrebbe non interessarsene, oppure potrebbe conoscerli benissimo senza andarli a studiare, poiché sono già conosciuti. Oppure è lì appunto per studiarlo, oppure è lì per altri motivi, magari precedenti, ed è diventata una base operativa anche di ricerca e studio. Quindi sono illazioni. Andiamo quindi alla questione dei video, delle presenze e quindi dell'aspetto ufologico. Quello che è possibile vedere, tra un attimo vi farò vedere anche delle immagini, dei grafici, eccetera, fatti proprio da Andrew Morgan, e lo andremo a vedere insieme anche a chi è realmente Andrew Morgan, oltre a essere un ufologo e un ricercatore indipendente del mondo dell'ufologia. In pratica il paragone dello Skinwalker Ranch non regge minimamente, perché come ho detto nella scorsa live, nello Skinwalker Ranch statunitense si formavano portali, c'erano avvistamenti UFO palesi, avvistamenti di alieni, avvistamenti di skinwalker, cioè di personaggi che si trasformano, mutaforma, che prendevano anche sembianze animali o umane. Si parla di voragini che si aprivano nel terreno come dei portali interdimensionali,
con campi elettromagnetici completamente sfasati, si parla di questioni che vanno al di là della normale comunicazione sociale, della normale comprensione persino della fenomenologia paranormale ed ufologica. Mentre qui abbiamo uno skinwalker ranch australiano dove l'unica cosa che è possibile vedere sono delle luci nella notte che si muovono, tra l'altro abbastanza rapidamente, abbastanza vicino, per poter stabilire che non si tratta di oggetti molto grandi e potrebbero essere amplificati anche da una luce eccessiva degli illuminatori delle attrezzature per la visione notturna. E questo lo dico con cognizione di causa, lo dico con esperienza diretta. Di questi video ce ne sono migliaia e migliaia che girano per il mondo, e in Italia stessa ne sono stati fatti e ne ho visionati io personalmente centinaia e centinaia, alcuni anche da amici che hanno fatto appostamenti appositi in alcune zone, per esempio nel Veneto. Ovviamente non faccio riferimenti e non cito nessuno senza autorizzazioni, dove c'è un bosco dove di queste sfere se ne vedono una marea. Ma anche io, quando sono andato a fare degli skywatching, per lo più in mezzo a un bosco, cioè al bosco della Ficuzza, dove ho fatto circa un terzo degli skywatching della mia vita, nella provincia di Palermo, nella zona corleonese, ma anche quando li ho fatti in altre aree, ad esempio in Sicilia, tipo a Piana degli Albanesi e alla zona di Portella della Ginestra e altrove, mi è capitato di assistere a questi fenomeni e di registrarli con il visore notturno. Ora, io con questo non sto dicendo che non sono intelligenze o fenomeni non umani, non terrestri. Anzi, voglio sottolineare che sono abbastanza sicuro che lo siano, ma non escludo neanche la possibilità che possano appartenere a questo mondo, ma essere esseri, entità, eccetera, che si muovono e vivono ad una frequenza diversa dalla nostra, e quindi magari non siamo abituati a vederli e li possiamo vedere soltanto in determinate situazioni con determinate apparecchiature, perché questa è una possibilità che non dobbiamo, diciamo, escludere in partenza. Infatti qui non stiamo parlando prettamente di tecnologie aliene e di alieni, non stiamo parlando di mutaforme, non stiamo parlando di plasmoidi, non stiamo parlando di dischi volanti, nulla di tutto quello che è comunemente di interesse del mondo ufologico, ma solo di fonti di luce, che poi le definiamo sfere di luce in alcuni casi, in altri casi, come vedremo, sono degli oggetti allungati, degli oggetti che sembrano un po' a forma di molla o spiraliformi, potremmo dire, eccetera, che ricordano tantissimo i Rhodes, quei famosi esseri presunti scoperti da José Scamilla, noto regista sudamericano, ma che fanno ad oggi tanto discutere perché in realtà il 90% degli avvistamenti dei Rhodes vengono smontati e smentiti e sono imputabili alla presenza di insetti, su cui appunto gli intensificatori di luce e tutta una serie di concomitanze della ripresa vanno a far vedere come delle fonti luminose e con delle forme particolari che in realtà è l'impressione nel fotogramma, nei frame, nel video, nella foto, in tutto quello che volete, del movimento. E quindi in realtà l'oggetto è molto più piccolo e il movimento che viene registrato come una forma unica. Sto facendo questo movimento perché è il movimento delle ali in volo degli insetti che viene registrato in questo modo, con una linea al centro, che è l'insetto con il movimento delle ali. Un po' come un elettrone che gira intorno ad un nucleo atomico, mentre questo è in movimento, e quindi la registrazione, anziché riprendere un movimento continuo intorno, lo riprende come un movimento a molla. Ora,
Quindi anche questa mia affermazione non sto dicendo che quando vediamo quello sono insetti, ma nel 90% dei casi è così. Così come quando vediamo gli orbs, nel 90% non mi riferisco a quelli americani che per ora appaiono in cielo e che tentano di comunicare, ma quelli che normalmente vengono fotografiati e ripresi così nelle camere, nelle grotte, nei boschi, ovunque, e che sono appunto imputabili a fenomeni naturalissimi come la presenza di pulviscolo in aria, magari mosso, quindi vorticoso. Lo stesso vale per l'umidità che rifrange e riflette la luce, quindi si rende più luminosa e visibile in determinate condizioni, facendo apparire questa sorta di pioggia di orbs che in realtà poi sono particelle minuscole di condensa. Ma ci sono comunque gli orbs veri, e sempre non mi riferisco a quelli americani di questo periodo, ma mi riferisco a quelli energetici che lasciano delle scie luminose, che si muovono contro tutti gli altri, che quindi non seguono le correnti e non sono imputabili a quei fenomeni naturali che ho appena citato. Le mie sono precisazioni dovute di correttezza di un ricercatore, uno studioso che non vuole portare acqua al proprio mulino, ma che deve dire le cose per come sono, per come stanno, mettendo i puntini sulle i, le virgole, i punti e tutto quello necessario per far capire là dove c'è un'esagerazione, là dove c'è una sminuzione, un sminuire comunque, eccetera, eccetera, là dove c'è un'errata interpretazione, là dove c'è una più vasta gamma di possibili interpretazioni e via discorrendo. Non vi voglio annoiare naturalmente con questo e penso di essermi spiegato sufficientemente chiaramente. Allora, il terzo punto, quindi, concludo col secondo punto. Siamo davanti quindi a formidabili riprese che in qualche modo possono influire realmente, concretamente, a quella che è la ricerca e lo sviluppo dell'ufologia a livello mondiale? No, minimamente. Si tratta di qualcosa di abbastanza comune, di facilissimo da registrare. Chiunque può andare a effettuare queste registrazioni se sa dove andare, e quello che conta è avere la giusta attrezzatura. Nell'intervista, infatti, lui cita un momento in cui la sua ricerca ha avuto un ulteriore sviluppo grazie alla collaborazione di un altro personaggio che fa un lavoro probabilmente per il governo che non gli permette di esporsi, e infatti viene detto che proprio per il suo lavoro lui non vuole apparire, e grazie agli autofinanziamenti hanno comprato delle attrezzature che poi sono le stesse che uso io, che usa la Federazione Ufologica Italiana. Anche lì non c'è nulla di straordinario, anzi vi dico la verità, noi ne usiamo anche di più sul campo, perché usiamo anche le termocamere, oltre che i visori notturni, oltre che i contatori elettromagnetici, i contatori Geiger, i registratori di suoni ad ampio campo, eccetera, eccetera. Ovviamente dipende dall'investigazione che va fatta, dalle motivazioni per cui si è in un luogo, cosa si intende fare, quale tipo di ricerca bisogna portare avanti. Quindi anche lì nulla di straordinario. Ribadisco che di questi video ce ne sono migliaia. Allora perché tutto questo viene enfatizzato come qualcosa che potrebbe essere sotto l'attenzione della ricerca militare australiana? Perché viene enfatizzato il fatto che in Australia ci sarebbe un luogo dove è possibile registrare moltissimi di questi eventi? Perché viene enfatizzato un ricercatore australiano che sta conducendo una ricerca autonoma, autofinanziandosi sul territorio australiano? Perché di recente l'Australia si è inserita nell'onda della disclosure statunitense con la divulgazione di una modesta quantità di documenti declassificati, e carpe diem, non a caso un giornalista australiano che ha il potere in questo momento di in qualche modo dirigere l'informazione ufologica sulla disclosure negli Stati Uniti, va a pescare
un ricercatore australiano che oserei dire che ha scoperto l'acqua calda, permettetemi di dirlo, e il tutto viene enfatizzato financo ad arrivare addirittura a etichettare l'area dove si vedono queste luci con quella dello Skinwalker Ranch, un luogo dove ci sono state sparizioni di animali, di persone, casi di mutilazioni animali e tutto quello che ho anche detto prima. Quindi ci sono stati eventi drammatici, pericolosi, rischiosi, tanto da dover interdire per chilometri e chilometri tutta la zona a livello proprio di chiusura totale della zona, sia per non avere gli occhi indiscreti, sia per evitare altri tipi di problematiche, con una presenza militare e scientifica costante e con strutture di monitoraggio costante. Questa è solo la punta dell'iceberg, perché è quello che sappiamo. Ora lasciamo stare quello che è stato in qualche modo portato all'attenzione del grande pubblico attraverso l'omonima serie televisiva, che per carità è interessante, ma è comunque, seppur in minima parte basata su delle storie vere e dei racconti, è pur sempre una storia romanzata, fantascientifica, che enfatizza alcuni aspetti piuttosto che altri e quindi non dice la verità, no? Cioè non pensate che avendo visto la serie televisiva sapete cos'è lo Skinwalker Ranch, sapete cosa ci sta dietro, eccetera, perché non è assolutamente così. Ma allora, chi è Andrew Morgan e perché viene considerato importante nella sua ricerca su queste luci non umane? È una possibile, viene aperta la possibilità che i militari australiani siano lì per studiare questa cosa che dubito fortemente, perché altrimenti non avrebbe detto che la base militare è lì probabilmente per studiare questi fenomeni, ma lui stesso sarebbe stato monitorato e probabilmente intimato ad andare via, poiché dove arrivano i militari che c'è qualcosa che va studiata, i civili e il personale non autorizzato non sono ammessi, esattamente come avveniva allo Skinwalker Ranch. Allora andiamo a vedere chi è Andrew Morgan. Andrew Morgan, che qui vediamo, lavora per il governo dell'Australia nel Dipartimento dell'Educazione, cioè significa che è un dipendente governativo non della classe dirigente, ma sicuramente ha un importante ruolo scientifico. Ed è all'interno degli studi delle scienze marine. Andiamo a vedere, questa è una pagina di ricercatori, di ricerca. Questi sono alcuni studi da lui, cioè alcuni studi scientifici da lui realmente pubblicati. Ci sono dei grafici, ci sono delle immagini. Io mi sa che non ve ne posso fare vedere perché bisogna iscriversi al sito e c'è tutta una trafila da fare, quindi ve li farò vedere purtroppo così in piccolo, magari vediamo se riusciamo ad ingrandire ok, più di così non posso ingrandire, ragazzi. Allora, quindi abbiamo grafici, abbiamo immagini. Vedete questa per esempio che adesso è segnata in blu, ora tolgo il blu per farvela vedere meglio. Fa quell'effetto che vi dicevo io e potrebbe essere effettivamente un Rhodes. Ma siamo sicuri che sia un Rhodes e non un insetto? Questa è una provocazione. Questa che vediamo è una sfera ed effettivamente è anomala e potrebbe essere riconducibile a fenomeni straordinari, magari non umani, non terrestri. Ma anche in questo caso, dove segno il blu, ora sposto così lo vedete meglio, potrebbe essere un insetto illuminato dagli illuminatori o anche luci nere del visore notturno, e quelle che vediamo come sfumature potrebbero essere il movimento delle ali su un corpo centrale che
si allunga. Qui abbiamo la stessa cosa, vabbè, qui ci sono gli studi, qui abbiamo altre immagini con i suoi studi, qui abbiamo tante altre immagini, vedete, alcune sono interessanti, altre un po' meno, alcune sono discutibili, altre sono più nitide, alcune sono ambigue, altre sono nette, alcune sono, secondo me, chiaramente non quello che si dice, cioè potrebbero appunto essere insetti, altre invece sono effettivamente degli orbs. Io non le voglio chiamare sfere di luce, perché le sfere di luce sono un'altra cosa. Orbs. Comunque, studi interessantissimi, studi scientifici, qui ne trovate tantissimi, è la sua pagina di ricerca del suo profilo, vedete, il tutto è veramente ammirevole e sono contento che stia avvenendo, c'è anche qualche documento scaricabile. Sono contento che stia avvenendo, sono contento che diciamo che si stia portando all'attenzione pubblica globale attraverso gli Stati Uniti ad una informazione più dettagliata, anche se mirata in certi settori. Però quello che non amo è questo enfatizzare le cose in modo mirato, che purtroppo, ahimè, mi sa di informazione pilotata e deviata. Quindi lode al merito per le ricerche, interessantissime. Sicuramente al suo interno abbiamo un 30-40%, questa è la mia percentuale possibilità, secondo le mie esperienze, della mia conoscenza di analisi fotovideo e della materia ufologica, abbiamo un 30, forse 40%, volendo essere generosi, di possibili sfere orbs non terrestri. Il rimanente 70-60% delle immagini che possiamo vedere sia nei video sia nelle foto, comunque la stragrande maggioranza devono ancora essere divulgate, hanno una spiegazione tecnica e sono imputabili al volo di insetti. Non c'è alcuna prova che la presenza militare di una base sia accostabile al luogo, non c'è alcun motivo se non enfatizzare questa ricerca e attirare l'attenzione in quella direzione per la questione del gemellaggio con lo Skinwalker Ranch. E sempre di più vi dico che farò prima o poi una puntata sullo Skinwalker Ranch, anche per chiarire l'importanza, la gravità di quella situazione che non ha paragoni, almeno ufficiali, in nessun'altra zona del pianeta, almeno di quelle conosciute. Ora, quindi, io spero di aver risposto a tutte le domande, a tutti i quesiti, ma se ne avete non esitate a lasciarmele qui sotto, perché mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate voi di questa situazione, se la pensate come me o no. Non vi preoccupate ad esprimervi contrariamente, anzi ben venga in nome della costruttività, ovviamente, non di poca educazione, come purtroppo a volte avviene, o di sfottimento, eccetera. Confrontiamoci e lasciatemi le vostre domande e le vostre perplessità. Sarà un mio piacere rispondervi il prima possibile. Ci vediamo alla prossima, anzi ci vediamo fra poche ore con la live su Atlantide. Ciao a tutti, buon proseguimento.